Ciao, bentornati su Rifugio Perfetto. Questa settimana parleremo di detergere e disinfettare. Se vi chiedessi che differenza c'è tra pulire e igienizzare, sanificare o disinfettare, non so per voi, ma per me non è subito stata chiara la differenza, anzi in realtà pensavo fossero tutti sinonimi. Andavo al supermercato e mi bastava scegliere un qualsiasi spray, uno per il bagno, uno per la cucina, ed ero contenta così. Poi però quando ho iniziato a sostituire prodotti chimici con quelli naturali, mi sono dovuta un po' documentare per capire le proprietà diverse dei vari detergenti e mi sono resa conto di non aver capito proprio niente, perché l'industria dei detersivi, le attività commerciali non hanno nessun interesse ad avere degli acquirenti consapevoli e ben informati. Anzi, esistono tecniche di marketing che cercano proprio di farci comprare ciò che vogliono loro. Ok, allora facciamo un po' di chiarezza. Il passaggio fondamentale che precede la disinfezione o sanitizzazione è la pulizia. Pulire significa rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile, come lo sporco e la polvere, dalle superfici, dagli oggetti, con l'acqua, che ha la funzione di diluire lo sporco, ma questo passaggio possiamo anche farlo solo con l'acqua calda o possiamo decidere di usare anche un detergente che ha la capacità di rendere solubile lo sporco e quindi ne facilita l'asportazione. Vorrei evidenziare che la pulizia con detergente ha solo la capacità pulente e non battericida come il disinfettante, ma può essere ugualmente molto efficace perché è in grado di uccidere alcune spore batteriche. Infatti, anche se il detergente non ha potere battericida, è comunque sufficiente a determinare una notevole riduzione dei microrganismi e delle spore batteriche. Per cui non facciamoci prendere dall'ansia igienica, ma siamo tranquilli che la nostra casa, se pulita con regolarità, presenta un rischio infettivo molto basso. Però a volte, anche se la corretta pulizia determina una notevole riduzione della carica dei microrganismi, ci possono essere situazioni particolari per cui la normale pulizia potrebbe non bastare. In questi casi allora bisognerà ricorrere ai disinfettanti che hanno lo scopo di abbassare ulteriormente i livelli dei microrganismi patogeni, che sono i fetenti, quelli che provocano le malattie. E se decidiamo di fare la disinfezione, non lanciamo secchiate di varechina ovunque, ma facciamola solo nei punti critici, cioè quelli a rischio infettivo elevato, come le superfici dei sanitari, il pavimento intorno al WC, il pulsante dello sciacquone, i piani di lavoro in cucina, i fasciatoi, eccetera. Vorrei però che fosse chiaro che la fase di disinfezione non elimina tutti i microrganismi, ma li abbassa a livelli di sicurezza in base a una percentuale che può variare da vari fattori: la quantità e la resistenza dei microrganismi presenti, la presenza di sporco che può rendere inefficace il disinfettante, la concentrazione del disinfettante che deve essere quella consigliata dal produttore, i tempi di contatto, la forma della superficie che può rendere difficoltoso il contatto col disinfettante. Ma vediamoli più da vicino questi disinfettanti che si distinguono in fisici, che sono i miei preferiti, come il calore secco, il calore umido e le radiazioni ultraviolette, o quelli chimici come il cloro, lo iodio, i sali di ammonio quaternario, la clorexidina, eccetera. Si distinguono in prodotti di pulizia come la candeggina e prodotti professionali a base di ipoclorito di sodio e cosiddetti PMC, che sono i prodotti a presidio medico-chirurgico. Ricordatevi solo i disinfettanti che riportano questa sigla, che è quella stabilita dal Ministero della Sanità, possono essere definiti tali. La candeggina è più concentrata rispetto ai PMC e deve essere usata diversamente, infatti va bene per tutti quegli oggetti che non entrano a contatto con i cibi e con le mucose. Quindi stiamo parlando di pavimenti, delle pareti, dei fasciatoi, dei sanitari, eccetera. Mentre i PMC sono più adatti per i piani di lavoro in cucina, la tavoletta del WC, giocattoli per i neonati, eccetera. A seconda dell'attività nei confronti dei microrganismi, i disinfettanti si distinguono in 3 livelli. Basso livello, che possono distruggere diversi batteri, virus e miceti, ma non sono in grado di eliminare i bacilli tubercolari, come i composti dell'ammonio quaternario, i fenoli in soluzione detergente.
Quelli di livello intermedio che distruggono batteri in fase vegetativa e la maggior parte dei virus emiceti e sono in grado di attivare i bacilli tubercolari, però non sono completamente sicuri sulle spore batteriche. Sono l'alcol etilico, isopropilico al 70-90% e derivati fenolinici. Poi ci sono i disinfettanti di alto livello che appartengono a quelli capaci di distruggere tutti i microrganismi ad eccezione di alcune spore batteriche e sono il glutaraldeide, il perossido di idrogeno, i clorossidanti e l'acido paracetico. Le operazioni di pulizia e disinfezione potrebbero essere unificate usando un'unica sostanza, detergente e disinfettante insieme. In commercio ne troviamo diverse, ma io personalmente la sconsiglio perché se non è strettamente necessario l'abuso di sostanze disinfettanti, oltre che essere dannoso per l'ambiente, può anche rendere i microrganismi patogeni più resistenti. I prodotti disinfettanti considerati più efficaci e con costi contenuti sono quelli a base di cloro. Normalmente la candeggina nei prodotti per la pulizia ha una concentrazione del 5%, bisogna diluirla con un rapporto di 9:1, quindi 9 bicchieri d'acqua e un bicchiere di candeggina e lasciarla in posa almeno 10 minuti. La candeggina bisogna usarla sempre diluita, si consiglia di non risciacquarla, mentre se la utilizziamo pura la dobbiamo risciacquare. E se è diluita la dobbiamo usare subito perché perde velocemente efficacia. Non bisogna diluirla con acqua calda per i vapori tossici e perché perderebbe efficacia e non bisogna utilizzarla in presenza di altri acidi o mischiarla con altri prodotti detergenti. Risciacquiamo bene i metalli perché ha un potere corrosivo e ricordiamoci sempre di aprire la finestra quando lo utilizziamo, insomma facciamo attenzione. I fattori determinanti per una buona detergenza sono 4. 1. L'azione meccanica, 2. Il prodotto chimico, 3. La temperatura e 4. Il tempo di azione. In realtà noi applichiamo questa regola tutti i giorni. Pensiamo ad esempio a quando ci laviamo le mani. Inconsciamente facciamo questo gesto per diverse volte durante il giorno, quindi mettiamo in pratica l'azione meccanica che è lo sfregamento, il prodotto chimico che è il sapone per le mani, la temperatura, l'acqua calda e il tempo di azione che è il tempo in cui lasciamo agire il sapone. Vediamo ora come detergere. La pulizia preliminare consiste nel raccogliere lo sporco più evidente con un panno e dell'acqua calda. Successivamente possiamo decidere se applicare una soluzione detergente o semplicemente continuare la pulizia con l'acqua calda. Lo applichiamo su tutta la superficie da pulire e attendiamo il tempo necessario. Infine passiamo alla fase di risciacquo. In questa fase, utilizzando sempre dell'acqua calda, asporteremo la soluzione detergente e lo sporco residuo. E infine asciughiamo. La nostra pulizia è completata, possiamo terminare così o passare alla fase di disinfezione. Come dicevo prima, per le superfici a contatto con i cibi è consigliabile utilizzare un PMC da spruzzare su tutta la superficie, da disinfettare e lasciare in posa per il tempo consigliato. Solitamente i disinfettanti non si risciacquano, ma se è consigliato farlo, facciamolo con un panno umido. Passiamo ora alla disinfezione dei pavimenti, da fare sempre dopo aver lavato il pavimento con acqua calda e detergente e aver aspettato il tempo di asciugatura. Ricordiamoci di tenere sempre le finestre ben aperte. Versiamo in 3 litri di acqua fredda 2 bicchieri di candeggina, passiamola su tutto il pavimento e lasciamo agire senza risciacquare. Bene, allora ora sì che siamo sicuri di avere un pavimento perfettamente pulito e disinfettato. Spero vi siano piaciuti i miei consigli, lasciatemi i vostri commenti e iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Vi auguro una splendida settimana e ci vediamo al prossimo video. Un bacio! Mua!